Ciao, benvenuti in G-Motorsport, io sono Riccardo ed io sono Sam. In questo video vi illustriamo passo passo quelle che sono le lavorazioni necessarie per controllare e lubrificare il mozzo-ruota posteriore della Brutale. Questo controllo la casa lo consiglia ogni 12.000 km. Attenzione, perché raggiunti la soglia dei 36.000 km è consigliabile un controllo più accurato del mozzo e, se necessario, la sostituzione del pezzo. Gli attrezzi per eseguire questa lavorazione sono 3 chiavi dinamometriche tarate rispettivamente a 240, 32 e 18 Nm. Dapprima con la bussola poligonale da 55, opportunamente limata all'interno per evitare di rovinare il dado ruota. Questo è un piccolo trucchetto. Una bussola a brugola da 10 e una bussola a brugola da 6. La pinza per i segger ad aprire, la pinza a becchi, un cacciavitino a taglio, 2 brugole, una da 4 e una da 2,5, la chiave a settore MV specifica che trovate in dotazione con gli attrezzi dentro la moto, un piccolo punzone di plastica e il foglio con tutte le coppie dei serraggi della motocicletta. Se non avete questo foglio, potete chiedercelo con una mail e noi ve lo possiamo inviare. Prima di iniziare bisogna mettere la moto su un cavalletto centrale. Ok, fase 1. Togliamo le due viti di supporto del silenziatore inferiore Utilizzando una chiave a cricchetto con una bussola da 8. In seguito togliamo la paratia che protegge lo scarico. Ok, non appena abbiamo rimosso queste due parti, possiamo ruotare il silenziatore inferiore così da agevolarci nella rimozione della ruota posteriore. Fase 2. Rimuovere il fermo dado ruota e allentare la ruota utilizzando la specifica chiave dinamometrica e la bussola da 55. Ricordiamo che il dado è sinistro e quindi di tenere in considerazione questo per riuscire a toglierlo più agevolmente. Fase 3. Dopo aver rimosso la ruota posteriore, andiamo a posizionare la moto su due cavalletti specifici da officina. Fase 4. Rimuovere l'anello di sicurezza del dado della flancia corona e allentare il dado, ruotando in senso antiorario. Fase 5. Allentiamo i due dadi di fissaggio del mozzo ruota. Un'accortezza è fare due segnetti con il pennarello in modo da ritrovare il corretto serraggio. Fase 6. Rimuovere la protezione catena, rallentando le due viti. Fase 7. Con la chiave a settore in dotazione con la moto andiamo a portare avanti il mozzo in modo da poter filare la catena. Con la stessa chiave andiamo a riportarlo indietro per riuscire ad estrarre il gruppo della colonna. Mi raccomando, facciamo attenzione a come sono posizionati i vari rasamenti e a non sbagliare nel rimontaggio. Fase 8. Allentiamo e rimuoviamo le viti della pinza freno posteriore togliere la pinza ed estrarre il perno ruota.
Fase 9. Andiamo a rimuovere il segger. Ci possiamo aiutare con un cacciavitino. Andiamo a rimuovere il rasamento, la flangia e il rasamento sottostante. Fase 10, inseriamo uno spessore nella fessura del forcellone, con un martello lo inseriamo, questo ci aiuterà all'estrazione del mozzoruota, va estratto dalla parte sinistra del forcellone. Fase 11, andiamo a verificare lo stato di usura del cuscinetto a rulli e del cuscinetto a spere. Se riscontriamo un eccessivo gioco o un impuntamento durante il rotolamento è necessario la sostituzione. Se non avete riscontrato problemi, è solamente necessario rimuovere i due distanziali interni, lavare bene il cuscinetto a rulli e lubrificarlo con grasso al litio. Prima di iniziare con l'installazione del mozzoruota, controllare lo stato di usura del piolo portapinze. Nel nostro caso il mozzoruota era da sostituire perché i cuscinetti presentavano degli impuntamenti nel rotolamento. Ci sono due opportunità: se siete riusciti a prenderlo per tempo e quindi il supporto mozzo non si è rovinato, si possono sostituire, c'è un kit per sostituire i cuscinetti interni al mozzoruota. Adesso possiamo iniziare con l'assemblaggio del mozzo. Noi l'abbiamo già preparato, revisionato e lubrificato. Lo andiamo a inserire nella parte sinistra e possiamo già rimuovere il nostro spessore. Andiamo ad installare il supporto della pinza del freno, andiamo ad installare il supporto pinza freno, un rasamento dietro, ci sono degli o-ring che vanno lubrificati con del grasso, l'altro spessore e il segger. Vediamo la pinza. Avendo smontato il perno ruota, possiamo cogliere l'occasione per dare una bella pulita generale, dare una carteggiata al disco una volta montato e possiamo reingrassare prima di inserirlo. Possiamo utilizzare sempre il grasso al litio e lo posizioniamo dove va ad agire il cuscinetto. Nel frattempo prepariamo la chiave dinamometrica per tirare la pinza del freno posteriore, il carico lo troviamo sulla nostra scheda. 8. Inseriamo la pinza freno, mettiamo le viti a mano, con la bussola vi aiutate per tirarle contro. E poi le andiamo a serrare con la chiave dinamometrica. Sempre perché noi vogliamo molto bene alla nostra moto, possiamo cogliere l'occasione per dare una bella pulita alla corona, al gruppo della corona. Ricordiamoci di posizionare prima il rasamento più spesso, se lo portiamo contro. A quel punto possiamo inserire la corona e con la chiave a settore in rotazione riportiamo avanti il mozzoruota per far rientrare la catena. A quel punto posizioniamo il rasamento e andiamo ad avvitare il dado
del turnover. Apriamo la chiave di questo carico, facciamo aiutare facendo pressione sul freno posteriore. Sentite questo rumore, vuol dire che è serrato. Rimettiamo l'anello di sicurezza. Ok. Controlliamo che sia inserito correttamente. Perfetto. Adesso possiamo procedere con la tensione catena. Con la chiave al settore portiamo massima tensione alla catena e poi torniamo a quella che è la tensione ideale della catena. In questa occasione possiamo anche controllare lo stato di usura della catena. Facendo ruotare la corona controlliamo che la catena non presenti punti più duri, quindi la tensione deve essere sempre uguale. Ok, la catena è a posto. A questo punto ne approfittiamo per rimontare il nostro carter di protezione della catena. È arrivato il momento di serrare il forcellone. Il serraggio qui lo trovate anche scritto in questa etichetta di indicazione. Avviciniamo, visto che li abbiamo allontanati tanto inizialmente con la bussola. Ok, serrata. È arrivato il momento di rimontare la ruota. Possiamo dare una leggera carteggiata sulla superficie di appoggio per garantire il corretto serraggio. Adesso possiamo mettere il dado ruota. Vi ricordiamo di mettere del grasso sui primi filetti, ma non di mettere grasso sulla parte conica. Aspettiamo a serrare la ruota fino a che non abbiamo rimesso la moto sul cavalletto centrale, visto che il serraggio è piuttosto importante, quindi ci mettiamo in sicurezza. Mettiamo qui il nostro fermaglio, chiave caricata a 240 Nm. Vedete, con una mano viene inserita la chiave per non rovinare il dado ruota. Ok, adesso andiamo a mettere il fermo di sicurezza, cerchiamo uno dei pori che combacia la fermo ruota il dado. Il problema è che anche questo sia ben inserito. Perfetto, questo è fatto. È arrivato il momento di riattaccare le viti del silenziatore. Quindi ci aiutiamo per vuotare nuovamente il silenziatore fino a portarlo imbattuto contro la piastra di supporto. Nel frattempo riapplichiamo la staffetta di protezione.
Abbiamo finito, il mozzo ruota è montato. Controlliamo. Perfetto. Ricontrolliamo la tensione catena. A posto. E questa è una buona occasione anche per lubrificare la catena, visto che la moto è già sul cavalletto. Speriamo che questo video vi possa essere d'aiuto per effettuare la manutenzione del motoruota in fai da te. Se non avete l'attrezzatura necessaria e non avete voglia di effettuare quelle lavorazioni, vi abbiamo descritto passo passo quelle che saranno le lavorazioni che effettueremo noi per voi. Non ci resta che salutarvi, vi invitiamo a mettere mi piace alla nostra pagina e di seguirci su YouTube per altri video. Da G Motorsport, ciao! Ciao!